video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico copricostume in top down che io ho deciso di chiamare Ocean. E sì, già vi sento, già vedo che scrivete con le vostre manine. Potete tranquillamente trasformarlo in un vestito facendolo più lungo e, se volete, molto più largo rispetto al mio, oppure potete fare una semplice maglia, quindi fermarvi molto prima rispetto a me. Ma parliamo del filato. Io ho utilizzato il nuovo filato della Sally Yan linea kimono, che è questo gomitolo da 50 grammi che misura 160 metri ed è un misto cotone e viscosa. È leggerissimo e si lavora veramente in maniera straordinaria, non so come altro dirlo. Allora, io ho utilizzato questo colore che è il numero 11, è un colore molto particolare e mi piace proprio per questo, perché si abbina moltissimo a molti costumi che io ho. Però vi faccio vedere anche altri colori che ci sono a disposizione. Guardate, qui c'è il bianco, c'è il grigio, c'è questo fantastico arancione, un verde, ma potete trovare sempre sul mio sito Filati Elsa anche colori come il nero, il blu, e c'è un fantastico bordeaux che io straconsiglio per chi vuole fare questa creazione come maglia o come vestito. Ora, per quanto riguarda invece il quantitativo, io ho lavorato con l'uncinetto del 3,5 e ho utilizzato 5 gomitoli. Taglia M ve ne occorrono 6, taglia L ve ne occorrono 7, ma mi raccomando, se volete trasformarlo in un vestito, quindi farlo più lungo e magari farlo anche più largo, in questo caso aumentate di un gomitolo. Anche se siete taglia S, quindi taglia S, taglia M, taglia L, aumentate di un ulteriore gomitolo. Questo perché io dei miei 5 gomitoli ho utilizzato quasi tutto. Se invece volete trasformarlo in una maglia, quindi non andare a fare la lavorazione finale ma fermarvi prima, in questo caso andate a togliere un gomitolo. Quindi se volete fare una maglia, taglia S 4 gomitoli, taglia M 5 gomitoli, taglia L 6 gomitoli. Ricordatevi che stiamo parlando di un gomitolo da 50 grammi. Per quanto riguarda la lavorazione, ho optato per un punto chevron perché sapete che fra tutti i punti lo considero il migliore per poter andare a fare tutti gli aumenti che desideriamo in tutte le parti del nostro corpo. Quindi è un punto che permette appunto di fare tutti gli aumenti senza però variare poi troppo il disegno del vestito. La particolarità però di questo top down è la parte forata con questi archetti qui iniziali e poi il punto chevron che ho utilizzato appunto per fare tutto il resto del copricostume. Mi piace tantissimo questo stacco che si vede, lo trovo molto moderno, molto chic nonostante la sua semplicità. E come vi dicevo, non vi preoccupate, potete fare tutti gli aumenti che volete e nel tutorial naturalmente io vi dico e vi do i suggerimenti per le taglie più grandi e vi dico anche nel mio vestito, cioè nel copricostume sotto, dove sono andata a fare io l'aumento. Io consiglio sempre, quando dovete fare degli aumenti per averlo più largo nella gonna, di partire quando già avete superato di 1 centimetro, massimo 2 centimetri la vita, iniziare già a fare gli aumenti, perché così appunto vi arriva bello largo sui fianchi e sulla pancia. Detto ciò, mi raccomando, se decidete di realizzare questa creazione, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate come Elsa Faccio. E noi come sempre, scusatemi, Elsa Faccio Filati Elsa, e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro copricostume o vestito, io devo ancora capire bene cosa fare, però penso un copricostume perché devo farmi assolutamente dei copricostumi nuovi, andremo a lavorare il filato kimono della Sally Yan. Io ho scelto questo numero 11 che è veramente un blu molto particolare, ma qui come potete vedere ci sono altri colori e in più io lavorerò in realtà il piccolo campione che vi faccio vedere con quest'altro colore che è un verde acqua molto particolare, molto bello anche questo, e che voglio utilizzare per una prossima creazione. Allora, alziamoci un attimo così vi faccio vedere lo sprone che ho già realizzato. Per questo vi stavo dicendo, vi farò vedere poi un piccolo campione e poi nel tutorial vedrete la parte dove ho finito di lavorare e metterò i marcapunti, però qui voglio farvi capire bene l'inizio. Allora, lavorando con l'uncinetto del 3,5 io ho montato 116 catenelle che mi permettono di avere uno scollo di circa 31 centimetri. Ora la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 4. Per una taglia M io vi consiglio di non andare a mettere delle catenelle in più, perché altrimenti poi vi troverete troppo larghe rispetto a me, avendo due chiamiamole punte in più quando andremo a lavorare con il punto chevron. Io vi consiglio taglia M di andare a mettere il mio stesso numero di catenelle, quindi 116, ma di fare un motivo in più di aumenti, cioè quando andremo a finire io vi dirò a quanti aumenti mi sono fermata, voi ne farete un giro in più di aumenti.
Taglia L e taglia XL invece a voi vi consiglio di andare a mettere 8 catenelle in più, così quando poi dovremo andare a fare la divisione delle punte del punto chevron ne avrete una in più per il dietro e una in più per il davanti. Per quanto riguarda invece gli aumenti, io vi consiglio di fare soltanto anche voi un giro di aumenti in più per una taglia L, 2 giri di aumenti in più rispetto a me taglia XL. Naturalmente quando andate a fare gli aumenti vedete sempre la lavorazione come procede, indossatela e vedete se per caso vi dovete fermare oppure no. Detto ciò, quindi ripeto, 116 catenelle multiplo di 4, io vi consiglio taglia M di non montarne in più, mentre per taglia L XL montare 8 catenelle in più rispetto a me. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare il nostro campione. E quindi iniziamo appunto a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una catenella di separazione, salto una catenella di base, entro nelle successive e vado a fare una maglia alta e vedo fare questo per tutto il giro. Quindi catenella di separazione, salto una catenella di base, vado a fare una maglia alta, catenella, salto una catenella di separazione e vado a fare una maglia alta. Continuo così quindi per tutto il giro. Il primo giro, come potete vedere, è semplicissimo, ma vi accorgerete che anche gli altri giri sono molto semplici finché non si parte poi andare a fare il punto chevron, anche quello molto semplice. Quindi io continuo a lavorare così per tutto il giro, andando a fare una catenella, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Sto per terminare il primo giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e iniziamo a fare il secondo giro. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare poi una maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo e ricomincio da capo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Continuo così quindi per tutto il secondo giro, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo. Continuo così, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo giro, scusatemi, il terzo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto l'ultima maglia bassa, vado a fare una catenella, prendo il filo, entro nella maglia bassa iniziale, vado a fare una mezza maglia alta. Terzo giro, entro nell'archetto formato, vado a fare una maglia bassa e di nuovo 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Continuo così quindi per tutto il terzo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il quarto giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto la maglia bassa, questa volta vado a fare 3 catenelle, entro dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Alterniamo in questa maniera perché così ci troviamo sempre inizio giro e fine giro sempre allo stesso punto. Quindi andiamo a fare il nostro quarto giro. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto e di nuovo maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Continuo così quindi per tutto il mio quarto giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il quinto giro. Ok, ho terminato il quarto giro, devo terminare il quarto giro e andiamo a fare poi il quinto giro, che è l'ultimo giro con gli archetti. Dal sesto giro poi inizieremo a fare il punto chevron, quindi andiamo a terminare facendo una catenella, prendo il filo, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una mezza maglia alta. E adesso iniziamo a fare il nostro quinto giro, che è l'ultimo giro con gli archetti. Entro dentro e vado a fare una maglia bassa e poi di nuovo 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa,
3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Continuo così per tutto il mio quinto giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il sesto giro. E scusatemi, il quinto, sì, no, il sesto giro, tutto bene. Sto terminando anche il quinto giro, vado sempre a fare una catenella, prendo il filo, entro nella maglia bassa e vado a fare una mezza maglia alta. A questo punto iniziamo il sesto giro e andiamo a realizzare una maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, prendo il filo, vado nell'archetto successivo e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2 e ricomincio da capo. Maglia bassa nell'archetto successivo, prendo il filo, vado nell'archetto successivo e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, 1, 2 e ricomincio da capo. Maglia bassa nell'archetto successivo, vado nell'archetto successivo e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, 1, 2 e ricomincio da capo. Facciamo l'ultima volta insieme. Vado nell'archetto, maglia bassa, vado nell'archetto successivo, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il settimo giro. Sto per terminare il mio sesto giro, vado nell'ultimo archetto libero e vado a fare la maglia bassa. Mi raccomando, vi dovete trovare che nell'ultimo archetto, prima di andare nel primo archetto del giro, fate la maglia bassa. Se non è così significa che avete sbagliato qui e non avete fatto un multiplo di 4, perché quando fate un multiplo di 4 vi dovete poi trovare un multiplo di 2 archetti. Quindi andiamo a terminare il giro entrando nel primo archetto e andando a fare 2 maglie alte, 1, 2, una catenella, prendo il filo, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia una mezza maglia alta. E adesso iniziamo il settimo giro. Entriamo sempre dentro l'archetto appena fatto e facciamo una maglia bassa e 2 catenelle, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta prima della maglia bassa, prendo il filo, vado nella salto la maglia bassa, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, una maglia alta sopra la maglia alta, entro nell'archetto e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, salto la maglia bassa, vado nella maglia alta successiva, realizzo una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva e si ricomincia. Quindi vado nell'archetto e realizzo 2 maglie alte, una, scusate, tolgo un po', e 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, salto la maglia bassa, vado dove ho la prima maglia alta, realizzo una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, maglia alta sopra la maglia alta successiva e si ricomincia da capo. Quindi di nuovo 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 2 catenelle di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, una,
2, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, salto la maglia bassa, vado nella prima maglia alta, realizzo una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, maglia alta sopra la maglia alta e si ricomincia da capo. Devo fare quindi questo per tutto il settimo giro. Rifacciamola un'ultima volta insieme. Entro nell'archetto, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, salto la maglia bassa, vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, una maglia alta sopra la maglia alta. Continuo a lavorare in questa maniera, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il giro successivo. Allora, sto per terminare il settimo giro, ho fatto la maglia alta sopra l'ultima maglia alta, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, prendo il filo, entro nella seconda catenella e vado a fare una mezza maglia alta. Allora, adesso riprendiamo un attimo la lavorazione del mio vestito, perché io dopo il settimo giro non vado a fare più aumenti, quindi vi devo spiegare una cosa. Per continuare a fare gli aumenti all'interno dell'archetto di 2 catenelle continuate a fare le 2 maglie alte, mentre se non dovete fare più come aumenti come me, ne andate a fare una maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Quindi ripeto, adesso io vado a fare l'ottavo giro, però io non farò più aumenti e quindi andrò a fare una maglia alta, catenella, 2 catenelle, una maglia alta, taglia M, taglia L, taglia XL. Andate a fare invece 2 maglie alte, perché voi rispetto a me dovete fare almeno un giro in più di aumenti per la taglia M, 2 giri in più di aumenti per la taglia L e XL. Quindi, detto ciò, riprendo la lavorazione. Rientriamo sempre, andiamo a fare una maglia bassa, 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Io non faccio l'aumento, taglia M, taglia L, rientrate e fate un'altra maglia alta e poi andiamo a lavorare in questa maglia alta sopra la maglia alta sopra la maglia alta successiva, maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta prima delle 2 maglie alte chiuse insieme, le salto, prendo il filo, vado nella prima maglia alta subito dopo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme e di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta e si ricomincia. Per chi deve fare gli aumenti entra dentro l'archetto e va a fare 2 maglie alte. Per chi come me non deve fare aumenti fate solamente una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, 2 maglie alte per chi deve fare gli aumenti e poi di nuovo maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta prima delle 2 maglie alte chiuse insieme, salto le 2 maglie alte e di nuovo maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta e le chiudo insieme, maglia alta sopra la maglia alta sopra la maglia alta successiva e si ricomincia. Quindi vado nell'archetto e io vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Per chi invece deve fare gli aumenti deve andare a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e poi si ricomincia, maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla maglia alta prima delle 2 catenelle, delle 2 maglie alte chiuse insieme e si va a fare una maglia alta non chiusa, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme e si ricomincia e questo è il nostro ottavo giro. Ora, come vi ho detto, riprendo la mia lavorazione, io dopo l'ottavo giro, dopo il settimo giro non ho fatto più gli aumenti, andando a fare sempre maglia alta, catenella e maglia alta.
Taglia M dove avete fatto l'8º giro con gli aumenti. Io consiglio anche la taglia L e XL di fare gli aumenti anche al 9º giro e poi di procedere senza più aumenti. Per procedere senza più aumenti dovete fare come ho fatto io adesso, ossia fare soltanto una maglia alta, 2 catenelle, si rientra una maglia alta fino ad arrivare poi a mettere i marcapunti. E io adesso, procedendo il video, vi dirò quanti giri ho fatto prima di poter mettere i marcapunti senza fare più aumenti, e i consigli che do naturalmente per le taglie più grandi. Quindi questi sono i giri che dobbiamo fare. L'8º giro è quello che per me verrà sempre ripetuto, per la taglia M sarà il 9º giro, quello senza più aumenti, per la taglia L il 10º giro, e secondo me per la taglia anche XL dovrete fare fino al 9º giro con gli aumenti. Detto ciò, quindi continuiamo la lavorazione. Sono arrivata a mettere i miei marcapunti. Allora, io ho fatto un totale di 15 giri, quindi dal primo giro fino a mettere i marcapunti ho fatto 15 giri, però io l'ultimo aumento l'ho fatto al mio ottavo giro. Dopo l'8º giro io non ho fatto più aumenti, quindi nell'archetto di 2 catenelle sono andata a fare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta invece che le 2 maglie alte. Quindi ripeto, ho 15 giri dall'8º giro, quindi il secondo giro da cui abbiamo iniziato a fare il nostro punto chevron. Io non ho fatto più aumenti per le taglie più grandi delle mie. Allora, io taglia M vi ho suggerito di mettere lo mio stesso numero di catenelle iniziali, e quindi vi dico di fare un giro in più di aumenti, quindi di fare anche il 9º giro con gli aumenti, e poi di iniziare a fare senza più aumenti, di arrivare almeno a 17 giri. Mentre per quanto riguarda una taglia L rispetto ed XL, rispetto a me vi ho detto di mettere 2 motivi in più rispetto a me. Questo vi permetterà, una volta andremo a dividere i marcapunti, di avere una punta indietro in più e una punta avanti in più rispetto a me. Per quanto riguarda invece gli aumenti, per la taglia L io vi consiglio di fare un ulteriore aumento, quindi andate a fare gli aumenti fino al 10º giro. Taglia XL invece fate gli aumenti fino all'11º giro, e poi procedete a fare senza aumenti. Direi taglia L arrivate anche a fare 19 giri totali prima di mettere i marcapunti, 21 giri per una taglia XL. Un altro consiglio che comunque vi do ogni tanto è comunque di provarvi la lavorazione, mettete i marcapunti, vedete un po' se dovete fare tutti questi giri o qualche giro in meno, quindi valutate comunque rispetto al fisico che avete, perché comunque molti di noi hanno taglia SM, ma magari abbiamo più spalle grosse, quindi bisogna fare un aumento o qualche giro in più prima di poter mettere i marcapunti. Per quanto riguarda invece la divisione delle nostre punte, io queste qui le chiamo punte. Allora, mettiamo per qualsiasi taglia 5 punte alle maniche in questa maniera, e poi invece per la taglia SM mettiamo 8 punte avanti e 7 punte dietro, e naturalmente i marcapunti vanno messi nelle punte subito dopo i 5 G, le 5 punte delle maniche, e prima dell'8 e del 7 del centro del vestito, chiamiamolo così. Quindi subito dopo mettiamo i marcapunti dove abbiamo sempre l'archetto di 2 catenelle. Per la taglia LXL vi troverete sempre 5 punte per le maniche, però naturalmente saranno più larghe perché avete fatto più aumenti, così come per la taglia M. Però rispetto a noi la taglia L e la XL avranno 9 punte avanti, 8 punte dietro. Detto ciò, quindi spero di essere stata più precisa possibile. Adesso andiamo a lavorare il corpo del nostro vestito. Allora, io qui ho il mio marcapunti e non ho spezzato il filo. Sapete che preferisco non spezzare il filo, voi potete spezzarlo tranquillamente e poi iniziare a fare la lavorazione. Quindi tolgo il marcapunti per farvi vedere. Vado sempre a fare devo fare sempre all'interno dell'archetto il mio ventaglio, però visto che questo è il primo giro io entro dentro sia nel ventaglio avanti che nel ventaglio dietro, prendo il filo, esco e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sarebbe la mia prima maglia alta.
Poi vado a lavorare normalmente come ho sempre lavorato, una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla maglia alta prima del gruppo chiuso di 2 maglie alte. Nel mio caso quindi devo fare solo 2 maglie alte. Vado a fare una maglia alta non chiusa, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, entro nella maglia alta successiva, vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, e poi continuo a lavorare, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare all'archetto di 2 catenelle, e quindi vado sempre a fare maglia alta, scusate, maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al marcapunti successivo e farvi vedere come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Sono arrivata al secondo marcapunti, ho fatto la maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, quindi tolgo il mio marcapunti e vi faccio vedere appunto come andare a fare il nostro ventaglio. Prendo il filo, entro nel ventaglio dietro ed entro nel ventaglio avanti, vado a fare una maglia alta, catenella di separazione e rifaccio la stessa cosa, quindi prendo il filo, entro avanti, entro dietro, entro avanti nell'archetto e vado a fare la maglia alta. Ho così bloccato, questa è la manica, questo è il corpo della manica, e qui ho le 2 maglie alte del ventaglio. Però scusate, perché ho fatto una catenella sola, ne dovevo fare 2, perdonatemi, 2 catenelle e vado a fare la mia maglia alta, perdonatemi. Quindi quando andremo a fare il giro successivo lavoreremo come abbiamo sempre lavorato qui, quindi andremo sempre a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e nell'archetto andremo a fare maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, per poi tornare a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. E infatti vedete, io qui ho la maglia alta del ventaglio del davanti, quindi vado a fare una maglia alta e poi vado a lavorare normalmente maglia alta sopra ogni maglia alta fino a ritrovarmi alla maglia alta prima delle 2 maglie alte non chiuse, chiuse insieme. Quindi vado a fare una maglia alta non chiusa, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, faccio un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme e vado a lavorare in questa maniera. Continuo per farvi vedere come andare a chiudere questo giro di lavorazione. Sto per terminare il primo giro, ho fatto la maglia alta sopra ogni maglia alta, anche la maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, e quindi adesso prendo il filo, entro nell'archetto sia del davanti che del dietro e vado a fare una maglia alta. Vado a fare una catenella, avevo già fatto la maglia bassa con le 2 catenelle che equivaleva al nostro ventaglio, quindi vado a fare una maglia bassa per poter chiudere la lavorazione. E poi ricominciamo a lavorare, quindi rientro, maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa sopra ogni maglia bassa, maglia alta sopra ogni maglia alta, fino ad arrivare alla maglia alta prima delle 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta non chiusa, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, vado alla maglia alta successiva, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Quindi si torna a lavorare normalmente come abbiamo sempre lavorato. Ora io naturalmente procederò continuerò a lavorare in questa maniera. Se dovete fare degli aumenti, mi raccomando, si tornano a fare come li abbiamo fatti per lo sprone, quindi andate a fare 2 maglie alte all'interno dello stesso archetto di una catenella e di 2 catenelle, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Se dovete fare degli aumenti, attenzione però, dipende sempre da quanti aumenti che dovete fare, quindi se dovete allargarla di poco, io vi consiglio di allargare solo le punte che avete sui lati, quindi magari i 2 avanti e 2 dietro, 2 avanti e 2 dietro. Però se invece dovete allargare di molto, allora andate a fare l'aumento in ogni punta. Altra cosa invece, se dovete allargare solo di pochissimo, giusto per averlo morbido, cambiate uncinetto dal 3,5, passate a lavorare al 4. Io non so se dovrò fare degli aumenti, penso di sia ad altezza fianchi, comunque vi dirò quanti aumenti sono andata a fare, a che giro vi ho fatto. Ricordate che potete fare gli aumenti ogni giro, quindi se volete una gonna bella larga potete fare tantissimi giri. Quindi io vi dirò alla fine quante volte sono andata, se farò naturalmente degli aumenti, a che giri sono andata a farli.
Allora, ho terminato la lunghezza del mio copricostume e ho fatto un totale di 43 giri, ma al 23esimo giro, quindi ad altezza poco poco inferiore alla vita, sono andata a fare un aumento, quindi al 23esimo giro ho fatto di nuovo le 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle invece che una sola, e non ho fatto altri aumenti. Poi ho continuato a lavorare normalmente, tornando di nuovo a fare solo una maglia alta all'interno dell'archetto di maglia alta, 2 catenelle, maglia alta all'interno dell'archetto. Quindi ripeto, ho fatto un totale di 44 giri. Al 23esimo sono andata a fare il mio aumento. Io suggerisco per le taglie più grandi delle mie, taglia M, magari di andare a fare 2 giri in più di aumento, quindi magari non fateli troppo ravvicinateli, fateli uno al 20esimo e uno al 23esimo, oppure ne fate uno al 21esimo e uno al 24esimo se dovete allargare parecchio. Taglia L, anche nel vostro caso vi consiglio di fare almeno 3 giri di aumenti, così da avere la gonna comunque bella larga. Naturalmente tenete presente che io sono abbastanza alta, quindi magari voi dovete fare il primo aumento prima rispetto al mio 23esimo giro. Calcolate di farlo sempre non troppo arrivati ai fianchi, ma sempre che state qualche centimetro in più, perché se altrimenti lo fate direttamente dove state ai fianchi, comunque l'effetto non è bellissimo. Quindi, detto ciò, anche questa creazione è terminata.